Vuoi cucire con me la blusa con il collo, le pinze e l'incavo manica rifinito senza che si vedano i margini di cucitura? Vuoi imparare a confezionare alla perfezione dal collo all'orlo il cartamodello Burda di aprile 2023? Se hai voglia di seguire step by step la confezione del progetto e di indossarlo, sei nel video tutorial giusto! Bentornate o benvenuti cuci amiche o cuci amici dalla vostra Sara Poiese, Content Creator. Oggi scopriremo un contenuto sartoriale che potrete trovare poi sempre archiviato nel blog sarapoiese.com e dal quale traggo spunto all'interno di Sara Poiese Academy con due corsi specifici, Scollature 1 e Scollature 2, che saranno spesso citati all'interno di questo contenuto. Perché? Perché in Scollature 2 andremo a vedere uno scolla a goccia, in Scollature 1 un'altra tecnica. Ma vediamo insieme il programma perché scopriremo il video correlato, impareremo a cucire le pence, fare lo scolla a goccia, cucire la spalla, il collo con le asole, l'incavo manica e anche l'orlo alla blusa. Vedremo alla fine il progetto completato nel dettaglio e ovviamente saremo pronti per indossarlo. Entriamo nel vivo del top con collo alto elegante, video numero 2. Il video correlato. Parlo infatti di video 2 perché questo video fa parte di un video parte 1 e parte 2 dedicato alla confezione di questo corpetto. Questo corpino, che si chiama anche blusa, è preso da un video correlato che puoi trovare nel mio canale YouTube cercando lo sfoglio della rivista Burda aprile 2023. In questo video, infatti, c'è presentata questa blusa e tanti altri modelli che andrò a cucire. Pertanto, sei ancora in tempo, vai ad acquistarlo in edicola o acquista in abbonamento la rivista e accaparrati il Burda aprile 2023. C'è poi, sempre nel mio canale YouTube, il video parte 1 di questo top. Infatti in questo video abbiamo affrontato il cartamodello, le fliseline e abbiamo anche imparato a fare l'asola in tessuto che ci serve nel retro del nostro scollo. È poi tutto collegato un video che ho pubblicato sempre sul canale YouTube dedicato a come fare lo scollo a goccia con profilo. Ci sono infatti tante tecniche per realizzare lo scollo a goccia di questa blusa. Nel video correlato ti insegno una tecnica, mentre in questo video che vedrai, se resti sintonizzato fino alla fine, vedrai un'altra tecnica di confezione. Ti consiglio poi di andare a vedere, sempre nel mio canale YouTube, il video dedicato a come fare il sottopunto a mano. Perché? Perché quando faremo il sottopunto a mano nel colletto avrai bisogno di approfondire eventualmente nel dettaglio questo contenuto. Cucire le pence. Andiamo a cucire le pence della nostra blusa. Abbiamo spillato le pence mettendole diritto contro diritto. Andiamo ad effettuare il lavoro in una prima parte della nostra blusa, duplichiamo poi il lavoro nella seconda parte. È importante che gli spilli siano applicati in modo corretto. Devi infatti accertarti che le linee tracciate possano combaciare quando stai applicando gli spilli sul tessuto. L'ultimo spillo, quello della punta, lo pongo sempre in questa posizione verticale, in modo tale da farmi ben capire quando sto utilizzando la macchina per cucire quale sia la mia cucitura finale. All'interno di questo tutorial vedrai come cucire questo tipo di lavorazione senza difetti, senza la punta alla fine della cucitura. Spero davvero ti piaccia questo contenuto. Se è così, metti un bel pollice alzato su questo video e commenta sotto nei commenti del video per farmi sapere quali sono le tue domande, dubbi o curiosità.
Impostiamo un semplice punto diritto con la nostra macchina per cucire. Se abbiamo la macchina con il doppio trasporto integrato, come nel mio caso con Performance Icon di FAF, posso andare ad innestare il doppio trasporto integrato ed effettuare delle cuciture fluide senza rovinare la stoffa. La cucitura di questo passaggio è veramente furba. Se mi segui da tempo conosci già questo trucco, ma ho pensato di riproporlo per te che magari mi segui per la prima volta. Arrivato alla fine infatti della cucitura, tolgo lo spillo, alzo il piedino, metto un dito in mezzo tra i due fili ed effettuo il famoso nodo. Con questa tecnica, infatti, non ho effettuato la retro della mia cucitura e ottengo così un lavoro perfetto. Ti piace? Fammelo sapere con un pollice in su. Questa tecnica la puoi replicare ovviamente nell'altra metà speculare del tuo corpetto e ottenere così una lavorazione sartoriale pulita e veramente eccellente. Lo scollo a goccia. Lavoriamo una tecnica di scollo a goccia, ce ne sono tante. Ti basta mettere diritto contro diritto lo scollo a goccia che ho precedentemente fliselinato nel video parte prima, che trovi qui sotto linkato nell'info box. In questo caso dovrò andare a cucire il bordo della linea precedentemente tracciata nel video parte prima. Utilizzo un semplice punto dritto, sposto l'ago però un po' a sinistra. Perché? Perché così la mia cucitura è davvero molto facile. Mi basterà infatti tenere il piedino che ha la guida rossa al centro, perché è un classico piedino per cucitura a punto dritto e a punto zigzag, con la linea rossa appunto al centro. Avendo io spostato l'ago a sinistra, la mia cucitura sarà realizzata un po' più a sinistra rispetto alla posizione centrale. Arrivo alla fine del mio primo giro, mi fermerò poi con l'ago basso ed effettuerò 1 o 2 punti in orizzontale per poi proseguire la lavorazione della cucitura a punto dritto. Come ti dicevo, questa è una tecnica per lavorare uno scollo a goccia. Ce ne sono tante. Ti consiglio di tornare qui sotto in info box, come ti ho spiegato prima, e andare a vedere il video tutorial correlato dedicato a come fare lo scollo a goccia nelle tue lavorazioni. Infatti, con la tecnica che ti propongo nel video correlato, puoi applicare lo scollo a goccia con un profilo dello stesso tessuto che hai scelto senza avere la paramontura che stai vedendo adesso. Due tecniche diverse per due risultati completamente diversi. Questo che ti sto mostrando è l'istruzione data dal Burda. Io invece preferisco realizzarlo con l'istruzione che ti ho consigliato nel video tutorial correlato che trovi ovviamente linkato qui sotto in info box. Una volta che abbiamo cucito il nostro scollo a goccia in una sorta di farro di cavallo, dobbiamo andare a tagliare piano piano lo scollo nella parte centrale, andare a stirare bene il margine di ripiegatura della mia paramontura e riportarlo semplicemente verso l'interno. Con la macchina per cucire posso anche darci un punto di ribattitura, ma io preferisco non farlo perché poi andrò ad applicare il collo superiore che terrà tutto perfettamente fermo. Per il momento mi riservo di imbastire questa parte per tenerla ferma in posizione quando andrò a lavorare il collo della mia blusa. Trovi qui sotto, linkato in descrizione, te lo ricordo, il video correlato su come lavorare l'altra tipologia di scollo a goccia. Cucire le spalle. La cucitura delle spalle è davvero facilissima. Devi prendere il corpino dietro, il corpino davanti e posizionare il primo e l'ultimo spillo in verticale. Hai capito bene? Lo adotti mai questo trucco?
Se metti il primo e l'ultimo spillo in verticale, la stoffa non si sposterà neanche di 1 millimetro. Tutti gli altri spilli invece li puoi posizionare tranquillamente paralleli al margine del tessuto. Questa tecnica mi piace tanto perché mi permette di evitare le imbastiture grazie alla spillatura iniziale e finale posizionate in questa modalità. Effettui anche tu la spillatura all'inizio e alla fine sempre con questa tecnica? Fammelo sapere nei commenti. Posso dunque andare a cucire, semplicemente, con un punto diritto, la mia spalla, tenendo il margine indicato dalla rivista Burda. Il margine è di 1,5 cm. Io mi aiuto con la calamita magnetica per cuciture che mi aiuta a mantenere sempre il margine perfetto ad ogni cucitura. Una volta che ho realizzato la prima spalla, ovviamente vado a cucire anche la seconda spalla per ottenere un risultato pulito. Ti consiglio di andare a stirare questo passaggio avendo cura di tenere i margini di cucitura aperti. Il collo con asole. Lavoriamo il collo con le asole. Prendiamo il collo che avevamo accuratamente fliselinato. Ho la parte rovescia del collo sinistra che è quella che terrà l'asola, mentre quella destra terrà i bottoni, quindi non dobbiamo applicare lì l'asola. Andiamo semplicemente a disegnare il margine della cucitura per aiutarci fondamentalmente nella nostra operazione di applicazione dell'asola. Trovi linkato qui sotto il video parte prima di questo top dove ti insegno a realizzare quest'asola in tessuto. Tagliamo il tessuto che avevamo già definito nel video parte prima e otteniamo 2 pezzetti. Questi 2 pezzetti semplicemente li applichiamo sul lato diritto del tessuto, prestando attenzione di farceli stare dentro al margine del 1,5 centimetri, che è il margine che andremo a cucire. Come primo passaggio, infatti, adesso che abbiamo applicato, spillato queste 2 asole, dovremo andare a cucirle. Gli spilli posizionati mi permettono di tenere ferme le 2 asole. Inizio a cucire effettuando alcuni punti avanti e alcuni punti indietro. Mi basterà restare sul margine impostato di cucitura per imbastire fondamentalmente le mie asole e metterle già nella posizione perfetta. Ricordati di togliere lo spillo solo pochi millimetri prima di arrivare con l'ago della macchina per cucire. Lo sapevi, vero, che lo spillo non va mai pizzicato nella cucitura? Corri il rischio di rovinare la tua macchina. Ed ecco qui la nostra asola pronta per vedere il suo completamento nel colletto. Prendiamo il corpino dietro, facciamo la prova del 9. Prendiamo l'asola, la appoggiamo dritta contro dritta, ebbene, questa è la posizione giusta della nostra asola. E andiamo ad applicare la cucitura che vediamo anche dal rovescio, perché abbiamo appena cucito l'asola, a filo della nostra apertura a goccia. Ebbene sì, hai capito giusto, dobbiamo tenerlo un pochino a filo perché poi andremo a chiudere quel margine di cucitura in un secondo passaggio. Andiamo adesso a chiudere tutto lo scollo grazie agli spilli. Trovo il centro davanti del mio corpetto che avevo segnato con un gesso o una penna per tessuti e trovo il centro del mio scollo perché avevo segnato anch'esso. Arrivo alla fine dello scollo e vado a spillare lo scollo mantenendo anche qui 1,5 cm di margine di cucitura. Vado semplicemente adesso a cucire un punto diritto mantenendo il margine di cucitura di 1,5 cm. Per fare questa operazione nella mia performance icon di FAF posso anche andare a togliere il braccio libero e ottenere così, togliendo il cassettino, il braccio libero della cucitura.
A che cosa serve il braccio libero? Quando io rimuovo il cassetto posso effettuare una cucitura tubolare oppure posso cucire degli scolli, degli orli in maniera molto più agevolata. Posso riporre la mia guida magnetica per cuciture per mantenere sempre costante il margine di 1,5 cm. Ti ricordo che ti conviene tenere sempre un po' teso il tessuto in questa operazione per ottenere questo bel risultato. Adesso rifiniamo il collo. Piega dritto contro dritto il tuo margine del centro dietro e spillalo lungo la linea che hai disegnato come guida per la tua cucitura. La linea dovrà combaciare da un lato e anche dall'altro. Infatti andrai a cucire esattamente sopra quella linea fino alla fine del margine di cucitura. Ripeto la stessa operazione nell'altra parte dello scollo e vado così a saldare le due asole che avevo precedentemente cucito. Una volta che ho effettuato questo lavoro, effettuo dei taglietti per andare a dare maggior agio alla curva del girocollo. Ripiego in dentro poi il margine di cucitura del mio collo interno e rifinisco tutto con il sottopunto a mano, che puoi trovare linkato qui sotto nei famosi video correlati di cui ti ho parlato all'inizio. Ecco qui il mio sottopunto rifinito, è meraviglioso, non si vede neppure né dal rovescio né dal lato diritto e permette al collo di restare molto morbido perché si ottiene un collo quasi a fascetta, un collo morbido nella parte superiore che ci permette anche di realizzare questi belli effetti che si prestano bene sui tessuti leggeri, cascanti e fluenti. Abbiamo parlato del tessuto consigliato nel video parte prima, dove ti ho spiegato quali tessuti meglio si prestano a quali lavorazioni. Adesso non ci resta altro che prendere due bottoni gioiello, io ho scelto due bottoni ricchi di brillanti, e andare ad applicarli sulla parte destra del mio colletto. In questo modo avrò due bottoni che faranno da decorazione sia che io indossi questa blusa con i capelli sciolti, sia che la indossi con un romantico chignon. L'incavo manica. Lavoriamo questo bell'incavo manica pulito. Abbiamo lavorato bene il colletto e fa davvero effetto wow. Ti piace? Pollice alzato o scrivimelo nei commenti. E adesso lavoriamo questo incavo manica. Talvolta infatti dobbiamo lavorare questo tipo di incavo manica quando abbiamo un capo senza la fodera, ma vogliamo comunque rifinirlo in modo elegante. Ci serve la striscia che abbiamo tagliato nel video parte prima e che è stata tagliata in sbieco. La piego, la stiro e la imbastisco. La imbastisco solo perché mi trovo meglio a tenere ben piegato un tessuto che altrimenti, come nel mio caso, scapperebbe ovunque. Appoggio questa striscia nell'incavo manica e vado a spillare tutto l'incavo manica con un'accortezza. Questa volta non cucirò a 1,5 cm di margine, ma cucirò a 1 centimetro di margine di cucitura. Hai capito bene? Metto 1 centimetro di margine di cucitura nella mia guida magnetica per cuciture, mantenendo il cartamodello così come sta. È infatti già incluso il cambio margine nel cartamodello. Proseguo a cucire questo incavo manica da aperto, creando questa sorta di fascetta doppia e arrivo alla fine della cucitura sia su un incavo che sull'altro. Perché ti ho detto nei contenuti correlati di dare un'occhiata al corso completo scollature 1 e scollature 2? Perché in scollature 2 ti insegno a fare una serie di scogli a goccia, mentre in scollature 1 ti insegno a fare una serie diversa di queste scollature, di questi incavi manica, di questi girocolli, perché a tutti gli effetti sono le stesse rifiniture che applichi per un capo sfoderato. Pertanto se vuoi trovare altre tecniche per rifinire
incavomanica del corpetto, vai a visitare Scollature 1, che trovi ovviamente linkato qui sotto. Abbiamo rifinito davvero alla perfezione il nostro scollo, l'abbiamo tagliato, abbiamo rifinito un po' il margine in eccesso. Adesso ripiego internamente il margine della stoffa doppiata e man mano che procedo nella spillatura cerco di non effettuare gobbe. Ho spillato tutto il lavoro e vado alla macchina per cucire. Se posso, sostituisco il piedino con il piedino a bordo stretto a lamella centrale. Questo piedino, infatti, mi permette di andare ad effettuare una cucitura di ribattitura perfetta al mio incavo manica. Sposterò l'ago a destra di alcuni millimetri e inizierò ad effettuare la mia cucitura. Stai facendo caso che l'incavo manica è ancora aperto, cioè il fianco della blusa non l'ho ancora minimamente cucito, l'ho lasciato aperto proprio perché volevo rifinire prima tutta questa fascia. PS, adoro questo giallo. Dà un sacco di energia, è un colore veramente energico e poi questo raso che vedi essere così morbido e fluente crea anche queste belle borse nel corpetto, questi bei drappeggi nella lavorazione. Ecco qui l'incavo manico, fantastico, è rifinito in modo molto pulito, non trovi? Se ti è piaciuto fammelo sapere qui sotto nei commenti, io davvero lo adoro. Ti ricordo che in Scollature 2 impari ad effettuare tanti scogli a goccia per la lavorazione del dietro, mentre in Scollature 1 impari a lavorare tante rifiniture per il giro manica molto puliti quando vuoi ottenere dei capi sfoderati come in questo caso. Adesso non ci resta altro che spillare il nostro fianco destro e sinistro, cucire a 1,5 cm di margine di cucitura e rifinire eventualmente con la tagliacuci i nostri fianchi. L'orlo alla blusa. Come fare un orlo altrettanto pulito alla blusa quando vogliamo lavorare un capo elegante? Prendiamo gli spilli. Andiamo a prendere il margine della tagliacuci che avevamo lavorato nel video parte prima. Pertanto, se non l'hai fatto, rivedi il video parte prima e riprendi questo passaggio. Pieghiamo esattamente il margine della tagliacuci su se stesso e otteniamo così un profilo ben pulito. Otteniamo infatti un profilo che non mostra il margine della cucitura e andiamo ad effettuare questo lavoro su tutto quanto l'orlo della nostra blusa. Con un po' di pazienza avremo orlato completamente il nostro fondo della blusa e siamo dunque pronti per andare alla macchina per cucire per completare questo orlo. Questa tecnica te la consiglio quando vuoi fare un orlo senza il piedino orlatore. Questa tecnica te la consiglio quando vuoi fare un orlo veramente molto elegante, magari su una blusa e vuoi accertarti che sia anche abbastanza alto ma non troppo. Puoi, a tuo piacimento, utilizzare la macchina per cucire in questo modo, oppure puoi anche togliere il cassetto e lavorare con il braccio libero. A te la scelta. L'importante è che vai ad innestare il piedino a bordo stretto alla lamella centrale, sposti l'ago un po' a destra, giusto quella misura che ti serve per andare ad effettuare la ribattitura a filo della ripiegatura della stoffa. Un altro consiglio che mi sento di darti è quello di tenere il tessuto un po' teso. Ti aiuterà infatti a mantenere ben piegato il tessuto, a non creare bolle, a non creare grinze e ad avere anche sempre un perfetto controllo su quanto il piedino a bordo stretto a lamella centrale stia cucendo. Adoro davvero questa tecnica di orlo. È uno degli orli che io realizzo più di frequente quando ho questi tessuti eleganti, coprenti, un po' pesanti, ma comunque molto molto fluenti. Arrivo alla fine del mio progetto ed effettuo alcuni punti indietro a titolo di salda.
Ecco qui il mio orlo perfettamente realizzato. Non è fantastico? Questa blusa da 0 a 100 l'hai confezionata insieme a me in 2 video. Il progetto completato. Ecco qui la blusa. Te la mostro prima dal rovescio perché si sa, un capo è molto bello anche quando viene visto nel suo rovescio. Il colletto è veramente perfetto. I bottoni sono meravigliosi. Lo scollo a goccia è estremamente pulito, ma come abbiamo detto lo puoi realizzare anche in tanti altri modi. E che dire poi del lato diritto della blusa, con questo collo molto morbido che ti permette tutti questi bei drappeggi. A me piace tantissimo. E tu cosa ne pensi di questo progetto? Ti piace? Lo realizzerai? In quali tessuti? In quali colori? E perché no? Con quali modifiche? Abbiamo visto un programma davvero molto ricco, abbiamo visto tutti i video correlati che ruotano intorno a questo progetto e che troverai sempre disponibili nel mio canale YouTube. Potrai poi sempre trovare approfondimenti anche nella mia piattaforma Sara Poiese Academy. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto, se è così un bel pollicione alzato, fammi sapere che cosa ne pensi e ci vediamo al prossimo video.